Ragazzi, buongiorno dal vostro boss Lab Channel. Questa notte non ho chiuso occhio, veramente è da 2 giorni che non chiudo occhio perché ho risolto finalmente in maniera definitiva il problema comune della Canon 1200D. La dovevo abbandonare, la dovevo mettere sulla mensola. I famosi quadratini che spuntano nello schermo quando si vuole collegare la 1200D con OBS tramite cavo HDMI e scheda di acquisizione. Ora ci spostiamo nel computer che vi faccio vedere quello che ho combinato. Ho tolto, ho ridato 15 anni almeno di giovinezza alla Canon. Andiamo a vedere, va. Se costa poco ma vale davvero su Bosla, cioè lo dico per intero. Cost, li porto sul campo se non... Eccoci qua. Ora vi voglio fare vedere una cosa che mi stava facendo veramente sbaraccare il cervello. Cosa è successo? Essendo che a breve uscirà il video per il mio setup studio, dove avevo acquistato dei prodotti. Quindi intanto adesso andiamo sul mio telefono e vediamo una chat di ChatGPT dove io sono praticamente disperato. Avevo comprato queste cose per portare la camera, diciamo, ad un livello successivo, che la Canon ha dei limiti e questi non si potevano risolvere. Dico non si potevano risolvere. Insomma, intanto iniziamo a leggere. La mia disperazione è arrivata al punto di chattare con ChatGPT 5. A parte che mi ha fatto fare tante strade, tante cose inutili e continuava a perseverare. Ora non so che cosa succede con questi dispositivi, non lo so, con queste intelligenze, scusate. Allora, che cosa succede? Vi faccio leggere questa chat. Ho provato tutto sia dal menu che sull'obiettivo della mia Canon 1200D. Ma quando registro con OBS via cavo HDMI più scheda acquisizione, quelle che abbiamo comprato, quelle che abbiamo fatto il video dell'unboxing, quando vede qualcuno traccia il viso ed in modalità manuale rimane il rettangolo nello schermo. Devo risolvere, non voglio buttare i soldi tra cavi scheda, alimentatore continuo, eccetera, perché vabbè, c'è una spesa. Chiariamo subito una fondamentale, perché qui c'è un equivoco tecnico grosso che ti sta facendo impazzire inutilmente. La Canon 1200D non ha il fast tracking in video, non esiste, non è un'impostazione che ti manca, non è un errore tuo, proprio non è prevista da questa fotocamera. Quello che stai vedendo non è autofocus che traccia il volto, quel rettangolo che vedi è solo il punto AF di Live View disegnato a schermo, non è tracciamento reale, non sta seguendo nessuno. Non è vero, perché io, prima di fare quello che vi sto per dire, chiaramente queste Canon, la 1200D, ora vi faccio vedere più nello specifico, che chiaramente ci sono la 1200, la 1300, adesso non mi ricordo quali sono le versioni quelle che avevano questo problema, che hanno attualmente questo stesso problema, che io ho risolto, che io ho risolto. Perché succede quando usi HDMI più OBS? Quando colleghi la 1200D in HDMI, la camera entra in live view permanente, mostra a video tutti gli overlay grafici. Gli overlay, per chi non lo sa,
sono che chi ha avuto una Canon o possiede attualmente una Canon, sono dal pulsantino display tutte quelle cosine che spuntano nel display che ti fanno vedere i grafici, ci sono insomma tutte le impostazioni, luce notturna, ISO, insomma, l'otturatore, insomma, ci sono tutte queste cose che volendo, quando questa macchina è in modalità di registrazione, allora, a prescindere, partiamo dal fatto che questa macchina non è stata mai pensata per fare video lunghi e lì nasce il problema. Nasce il problema perché? Perché chiaramente Canon era basata più su foto, era basata più su foto. Però questo magari ne parleremo perché se no questo video diventa lunghissimo, proprio lunghissimo, perché starei ore, 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 ore a dire che ragazzi, l'intelligenza artificiale, ok, ok, ci sta tutta, però non fidatevi di quello che vi dice, cioè dovete usare la testa, usare la testa. Il motto del nostro canale è fare tutto in economia. Io avevo questa Canon, diciamo che io la usavo per foto, avevo mia moglie e io avevamo delle cose da vendere su Vinted, insomma, per fare delle belle foto. Abbiamo creato un piccolo set, insomma, e abbiamo acquistato questa Canon, ma solo per scopo foto. Oggi, chiaramente, essendo che il mio canale è nuovo, ho voluto, diciamo, cercare di, essendo che se no vado contro il mio motto, di cercare in economia fare una cosa, raga, professionale, non professionale, questo poi me lo dovete dire voi. Però andare a mettere da parte una camera di questo stile, che è una ottima camera, soprattutto se viene utilizzata come webcam, non poterla utilizzare è proprio un peccato, tanto che ieri, in questi giorni, mi sono talmente disperato, però alla fine la perseveranza aiuta e paga. Comunque andiamo a leggere la chat. Andiamo a leggere la chat. Allora, perché succede quando usi HDMI più OBS? Quando colleghi la tua 1200 in HDMI, la camera entra in live view permanente, mostra i video tutti in overlay grafici, tra cui il rettangolo del punto AF. Il vero problema è quello che nessuno ti ha spiegato, che la 1200 non ha il clean HDMI. Vero, vero, non ce l'ha. Questo significa non è nata per essere usata come webcam OBS, non può togliere i riquadri, non può togliere le grafiche, non può dare un segnale pulito. Vero? Questa è la radice di tutto. Non è un settaggio, non è un magic lantern, non è l'obiettivo, non è la F. È un limite hardware della 1200D, signori. Io rido perché ho risolto, io rido perché ho risolto e mi viene da ridere. Perché qua, poi io vi faccio vedere, perché in modalità manuale resta il rettangolo? Perché è in live view. Questo l'abbiamo capito. La verità cruda, con la 1202 di HDMI quel rettangolo non lo puoi togliere, punto. Punto. Qua. Punto. Non lo puoi togliere, punto. Aspetta che ho combinato un po'. Qua. Non lo puoi togliere, punto. Continuiamo. Non esiste combinazione di menu, non esiste trucco, non esiste firmware, non esiste Magic Lantern che lo risolva. Perché su internet sembra che funzioni? Perché quelli che lo sanno usano la 600D, la 650D, la 700D, che hanno il clean HDMI con ML, che sta per Magic Lantern.
non usano la 1200D, non la usano. Oppure registrano dalla scheda SD, non via HDMI. Tu stai facendo l'unica cosa che questa camera non è stata progettata per fare. Soluzione vera, ce l'hai già in casa e tu hai comprato cavo HDMI, scheda acquisizione, alimentatore danni, che è quello continuo per avere la continuità e non avere problemi che si scarica la batteria. Per chi non ha visto il video si va a vedere l'unboxing che lo spiego. Come la usiamo? Ah, no, scusatemi. Come la usano quelli furbi di YouTube con la 1200D? Non la collegano con l'HDMI, registrano video su SD, audio a parte o con microfono e poi montano dopo. Zero rettangoli, zero problemi, qualità piena. Perché in registrazione interna il rettangolo non viene salvato nel video? È solo a schermo. Se vuoi usarla con OBS in diretta, non puoi fare in modo pulito, non con questo modello. Serve una 200D, una 250D, una M50 e una 700D con Magic Lantern. Conclusione importante, ascolta. Non hai buttato i soldi, non hai comprato accessori, hai comprato accessori giusti per una camera sbagliata per quell'uso. E questo non te l'ha mai detto nessuno, chiaramente. Ora sai esattamente dov'è il limite. Se vuoi nel prossimo messaggio ti spiego la soluzione più economica in assoluto per fare OBS pulito spendendo pochissimo, riutilizzando tutto quello che hai già. E io chiaramente, come un coglione, e come? Perché non ne potevo più, raga, non ne potevo più. Perfetto, andiamo dritti alla soluzione più economica, completa e funzionante per fare OBS pulito riutilizzando tutto quello che hai già comprato. Niente teoria, solo pratica. Obiettivo, usare scheda acquisizione e già ce l'ho. Cavo HDMI da 5 metri che ho comprato, che tra l'altro è quello schermato, l'ho preso da Amazon, tutte queste cose le ho prese da Amazon, e l'alimentazione danni, dinni, dunni, dammi, insomma, l'alimentazione continua, ma con un corpo macchina che nasce per quel Clean HDMI. Cioè, quindi, sì, ho comprato quelle cose, però dici, non le hai spese inutilmente. Basta che cambi macchina. La soluzione più furba, spesa minima e resa massima. Canon EOS 700D usata. Buono. Costa usata dai 150 ai 200 euro ed è la fotocamera perfetta per quello che vuoi fare tu. Perché? Ti spiega quello che abbiamo detto prima, Canon HD, la 1200 lana, nascondere rettangoli, bla bla bla, perché proprio la 700D. È l'ultima Canon vecchia serie che supporta Magic Lantern stabile. Con Magic Lantern attivi Clean HDMI vero, spariscono rettangoli, scritte e tutto, esce solo il video puro in OBS, diventa una webcam professionale. Con 150 euro fai una cosa che oggi richiede 800 euro di camera nuova, di camera nuova. Come funziona dopo? E insomma ti dice come funziona dopo, perché non 600, 650 e 1200D? Se 600D è più vecchia, meno non cambiando pezzi, non esiste modifica hardware possibile. In pratica aggiornare è sempre buona norma, ma per il tuo problema è tempo perso. Allora, non contento, che cosa ho fatto? Avevo pure Gemini 2.5 Flash, raga. Mi sono sbattuto fino a che adesso da qui in poi vi faccio vedere quello che cosa ho fatto. Praticamente ho tolto 15 anni di vita alla Canon e
l'ho aggiornata in tutto quello che si poteva fare e ho raggiunto lo scopo. Posso zoomare, posso fare quello che voglio, quello che voglio. Ora, come ho fatto? Allora, intanto questo è il sito. Io che cosa ho fatto? Sono andato su questo sito, copio, incollo sulla stringa principale. Allora, una volta trovati sul sito, vi appare questa schermata e scendete giù. Seleziona il tuo prodotto, mettete 1200D, questo, e vi porterà in quest'altra schermata. Qua dobbiamo andare su firmware e vi darà l'aggiornamento firmware di EOS Rebel, la versione 1.0.2. Questo chiaramente sempre per chi non l'ha ancora fatta. Fate il download, contratto di licenza, ok, scarica e vi parte il download. Cosa succede? Ve lo andate a trovare qua, lo iconizzate ed è qua. Io già l'ho installato, cioè, ce l'ho qua sopra, però dico per farvi vedere, questo è il formato zip, questo di qua. Allora, questo è il formato zip e questo una volta che fai estrai tutto, io non lo faccio perché già l'ho fatto, si fa questo, estrai tutto e vi esce questa cartella qui, vi esce questa cartella di qua. All'interno contiene il vero firmware, che è questo qua, CCF 15102 FIR. Ripeto, questo è per chi ha il firmware ancora 1.0.0. Questo è 1.0.2. Questa è la, il PDF per le istruzioni per come farlo, per come fare l'aggiornamento. Praticamente io che cosa ho fatto? Per semplificarvi la vita, chiaramente l'ho pure tradotto in italiano perché il PDF vi dà tanti PDF e il documento che è questo di qua. Il PDF sono in inglese, in cinese, in tutte le lingue, tranne in italiano. Io l'ho tradotto in italiano, l'ho tradotto in italiano, che era in inglese, e qua c'è procedure di aggiornamento e c'è tutto qua, tutto quello che dovete fare è scritto qua. Io per andare avanti un po' più velocemente, in poche parole vi do delle accortezze così memorizzate, degli accorgimenti. Intanto dovete avere una schedina, quella che troverete sulla Canon, per dire, è una schedina tipo questa di qua, tipo questa di qua. Quindi il mio consiglio, come consiglia anche il manuale PDF, questo di qua, è di formattare la schedina dalla Canon direttamente. Una volta che inserite la schedina, non dovete andare nelle cartelle perché vi fa delle cartelle, voi dovete metterla fuori le cartelle. Appena inserite la schedina, prendete questo file di qua, lo trasferite direttamente sulla schedina e aspettate chiaramente all'istante. Poi quando dovete andare a togliere, a rimuovere la schedina in maniera pulita, vi consiglio di fare questo PC. Chiaramente qua sotto vedrete la schedina, il nome della scheda, USB flash, insomma tutte queste cose qua. Col tasto destro, col tasto destro andate e leggete la scritta espelli, così la togliete in maniera pulita. Dopo di ciò la andate a mettere sulla Canon
intanto accendete, andate nella schermata della fotocamera, nella fotocamera per quando andate a vedere il firmware, l'aggiornamento del firmware, andate a cliccare là sopra. Una volta che questa legge che ce l'ha dentro vi dice aggiornare firmware, ok, aspettate il completamento dell'aggiornamento e l'aggiornamento è stato eseguito correttamente. Poi cosa rifate? Riformattate la scheda perché adesso andiamo ad installare Magic Lantern. Io già l'ho installato. Andiamo sul sito di Magic Lantern. Quindi cosa facciamo? Andiamo sulla chat perché è lì che noi avevamo tutto. E mi ha dato questo sito di qua. Voi lo andate a copiare nella stringa in alto, invio e vi esce questa cosa. Io lo traduco in italiano e vi esce questo. Questo è l'overlay dell'aggiornamento a Magic Lantern. E ci sono un sacco di funzionalità, raga, un sacco, un sacco. Poi una volta che ora andiamo a fare questo passaggio, poi tolgo l'inquadratura da me e metto l'inquadratura della camera, così vi faccio vedere dove andate a trovare il firmware da aggiornare e nello stesso firmware da aggiornare, quando andrete a scaricare Magic Lantern, dovete fare la stessa procedura, né più e nemmeno, né più e nemmeno con qualche accortezza in più che poi vi faccio vedere, che poi vi spiego. Quindi, una volta che siete qua su questo web, andate qua, scarica. Si apre la sezione scarica. Qua vi dà attenzione, state facendo una cosa, il codice sorgente se volete collaborare, insomma, tutte queste cose di qua. Voi non dovete fare altro che scarica il build nocturne. Questo di qua. Andate, qua andate a scrivere EOS 1200 che già ce l'abbiamo qua. Qua c'è per la EOS 100D, per la 1100D, per la 1200D, 200, 500D, 50D, 550, 5D, 5D, insomma ci sono un po' di versioni. Noi ci interessa quella 1200D, clicchiamo sopra e ci porta in quest'altra schermata. Quest'altra schermata c'è qua, basta seguire la guida disponibile sul nostro wiki. Questa di qua la dovete leggere attentamente, fatevi aiutare da chat come ho fatto io, perché è una sciocchezza, non ci vuole niente. E tra l'altro non è scaricata sull'hardware della camera, è sulla scheda. È sulla scheda, quindi non va nessun tipo di danno, a meno che voi non fate non fate un'installazione impeccabile, perché dovete stare attenti qua, dovete stare attenti. Non ci vuole niente, però dovete stare attenti perché uno sbaglio, una distrazione, dovete essere tranquilli, freschi e puliti. Questa è la guida che vi mostra quello che dovete fare di importante. C'è tutto passo passo scritto, non vi potete sbagliare assolutamente. Ce l'ho fatta io che non lo so fare, non lo sapevo fare. Immaginiamoci chi ce la sa. Quindi, ritornando, andiamo indietro e andiamo su questa striscetta verde qua. Magic Lantern, zip, cliccate sopra e vi parte direttamente il download. Partendovi il download, ve l'ho trovata qua, io già ce l'ho qua, la versione zip, la trascinate, come ho fatto io, e ve la troverete qua. Estrai tutto e vi darà questa cartella
di qua, che all'interno ci sono questi file, 1, 2 e 3. Lo stesso procedimento per come abbiamo fatto all'inizio. Prendete la schedina, la formattate dalla camera stessa, la mettete, la inserite sul PC, perché ci sono due procedimenti quando su Magic Lantern vi dà la spiegazione di come andate a installare. O direttamente con la camera collegata via USB. Io siccome ho un problema col cavetto, ogni tanto si sgancia, se non si sgancia, per evitare questo, io ho preso la schedina come ho fatto con precedentemente l'aggiornamento firmware e l'ho collegata come ho fatto prima e ho semplicemente preso questi file e li ho messi nella schedina. Mettendoli nella schedina si copiano lì. Non andate dentro le cartelle, fuori le cartelle. Appena inserite la schedina, aprite aprite il cassetto, diciamo, dell'hard disk che vi affaccia qua sotto. Se non avete altri popolatori, altri hard disk, lo vedete comunque qual è. Aprite sopra, doppio clic e andate ad inserire andate ad inserire questi tre file. Una volta inseriti questi tre file, togliete la schedina in maniera pulita, espelli, come precedentemente abbiamo fatto, e la andate a mettere sulla vostra... E lì iniziano le palpitazioni. Funziona, non funziona. E funziona, ragazzi. Devo dire che è abbastanza stabile, almeno fino adesso. Sono passate 12 ore da quando l'ho installato. Io sto registrando con la camera, non mi segue nessun tracciamento. Posso zoomare. Insomma, questo sono io. Questo sono io. Posso mettere a fuoco e lui, ovviamente, dovete passare in AF. Raga, devo dire che funziona. Poi togliete la modalità AF e lui se ne va di nuovo. Poi siete in manuale. Invece di fare tutto questo trabusto, lo potete fare direttamente in manuale e adesso vi porto dentro la camera e andiamo in menu. Andando in menu, chiaramente questo potete utilizzare sia il menu originale che quando scaricate Magic Lantern c'è un altro menu che poi vi faccio vedere dove si ci va. Intanto vi sto facendo vedere dove si vede l'aggiornamento firmware. Quindi andate nella schermata, intanto nella modalità video non l'andate a vedere, dovete andare con la ghiera di sopra e andare o su P o su manuale. Va bene? È la stessa cosa. Andate in menu. Ah, una cosa molto importante. Prima che installate l'aggiornamento, che sia quello, la versione 1.0.2, quella nuova, chiaramente, per chi non l'ha fatto, si deve andare a reimpostare i dati di fabbrica. Quindi se avete delle impostazioni personalizzate e tutto, dovete andarle a togliere. Come si fa? Da qui, quando dovete formattare la card, poi andate qua, cancella impostazioni. E qua praticamente voi cancella impostazioni fotocamera, cancella tutte funzioni personalizzate. Cliccate sopra e vi affaccerà questa. Cancella tutte le funzioni. Io non lo faccio perché sennò combino un macello. Quindi andate su ok, cliccate set che
gli dite l'ok e andate a cancellare le funzioni personalizzate, così tornate a questa schermata originale, come che era uscita di fabbrica. Questo serve sia questo serve solo quando dovete installare l'aggiornamento firmware. Quindi per andare a vedere la versione del firmware e dove c'è la chiave inglese, l'ultima prima della stella, scendete giù versione firmware 1.02 e poi c'è anche Magic Learn, Nightly e compagnia bella. Quando andate qua, la vecchia versione, andate qua e dice ok, quando mettete la schedina, quando avete messo il file nella schedina, vi dirà versione corrente 102, non vi preoccupate, questo cioè ML Nightly 2 non spunterà solamente versione corrente, in questo caso 1.0.0. Aggiornate, ok, e lui partirà tutto in automatico. Partirà tutto in automatico. Una volta aggiornata, qua vedrete versione firmware 1.0.2 senza l'altra scritta che viene dopo. Dovete concentrarvi a installare questo qua, la versione firmware e Magic Lantern. Poi dopo che avete installato Magic Lantern potete fare quello che volete. Basta. La stessa procedura è per quanto riguarda andare a installare Magic Lantern. Andate, mettete la schedina eh, e poi andate in versione firmware, di nuovo, cliccate sopra. Versione corrente 1.0.2. Aggiornare, vai su ok. Una volta inserita la schedina, mi raccomando, raga, ok, e poi parte l'installazione. Appena arriverete a un punto che subito comunque non passerà tanto, vi troverete una riga tra nulla e aggiornare, verde, e dice ora puoi iniziare a fare, cioè per far sì che questo venga incorporato nel sistema della camera, dovete spegnere e accendere la camera stessa e lui si incorpora. Per andare sul menu perché il menu che possiamo accedere è quello originale Canon, che è questo dal menu classico, dalla scritta menu, e possiamo andare dalle impostazioni dal menu classico, oppure rischiacciando menu di nuovo, tornate nella schermata principale in modalità M, anche in modalità video, non è un problema, ve lo faccio vedere. In questo caso noi dobbiamo settare il video. Cliccate sul cestino, AV cestino, che c'è nella fotocamera e andate nella impostazioni di Magic Lantern. Come potete vedere qua c'è una miriade di impostazioni. In inglese, chiaramente, perché quelli che lavorano in open source, chiaramente è tutto il mondo che lavora su questi file, quindi chiaramente l'inglese è immancabile e ci sono tutte le impostazioni, tutte, focus setting, quello che interessa a noi, clear, overlays è quello che dovete andare a mettere per prima di tutto perché è quello che rompe le scatole, il quadratino, il focus che ti insegue, che una volta che è messa in modalità OBS
live, chiaramente quando andate a fare la registrazione, il motivo per cui ho fatto tutto questo trambusto è proprio questo. Quindi andate su Clear Overlay e ci saranno tutte queste funzioni di qua. Schiacciate su Always, così come attualmente, e praticamente avete risolto il problema. Poi, ragazzi, se ci sono cose in più che voi volete sapere, fatemelo sapere se volete qualche video diverso o più approfondito. Insomma, non lo so, vedete voi. Questo è l'impostazione di Magic Land. Volendo tornare al menu normale, cliccate il menu e andiamo al menu normale. Ragazzi, questa per ora è impostata in un focus automatico, chiaramente ancora è verginella, la devo settare bene. Se volete poi il mio setup potete scrivermelo nei commenti. Che cosa dire? Qua c'è la prossima uscita, sarà questa chicca di qua, che l'ho fatta interamente a mano ed è una softbox con tanto di cavalletto chiaramente acquistato, ma poi questo ve lo faccio vedere. C'è quest'altra di qua che chiaramente avevo questo faretto e l'ho riutilizzato con un piedistallo del ventilatore. Ragazzi, in economia, e può uscire qualcosa di bello. Poi faccio un video anche per il settaggio di tutto lo studio nuovo, che me lo sono fatto in un piccolo angolo della cucina. Raga, questi qua sono i microfoni che ho acquistato da Temu, la coppia. Devo dire che funzionano egregiamente, alla fine ci accontentiamo per ora. Che devo dire? Quindi, ragazzi, che dire, se vi è piaciuto il video, un bel like, iscrivetevi, nei commenti ditemi quello che non avete capito, che ve lo rispiego. Ho salvato una cam, spero anche voi. Ciao e alla prossima.